Il perineo è un insieme di muscoli disposti su diversi piani che si trovano nella parte bassa del bacino. Si estende dal pube al coccige. Una delle sue funzioni principali è quella di sostenere i visceri. Quindi mantenere questa muscolatura tonica è importante per prevenire i prolassi ed eventuali patologie legate all'apparato urogenitale. Per ottimizzare e rendere più efficaci gli esercizi addominali è importante abbinare la contrazione del perineo. Innanzitutto dobbiamo prendere coscienza di questi muscoli. Per fare un esercizio specifico di tonificazione di questa zona del perineo, basterà contrarre per 3 secondi e poi rilassare per un tempo doppio, quindi per 6 secondi. Questo esercizio lo puoi svolgere sia in posizione seduta che in posizione supina con le gambe piegate e la schiena ben appoggiata. Puoi ripeterlo per 5 o 10 volte. Esercizio per il muscolo trasverso addominale. Questo muscolo è molto importante perché ha la funzione di comprimere i visceri e di rinforzare tutta la parete addominale, creando così un forte sostegno per la zona lombare. Dalla posizione supina, gambe piegate, cerchiamo di mantenere bene l'appoggio della zona lombare, andiamo a inspirare, gonfiando la pancia e poi espirando, risucchiamo in dentro l'ombelico come se volessimo portarlo appiccicato al tappetino. Espiro e ricomincio. Inspiro, gonfio la pancia, espiro, appoggio bene la zona lombare, un po' di retroversione del bacino e dentro l'ombelico, risucchio, espiro forzato e rilasso. Ripeto per 5 respirazioni complete. Dalla posizione di quadrupedia, con le mani sotto le spalle, le ginocchia sotto le anche, inspiro, gonfio la pancia, espiro, un'espirazione forzata, risucchio l'ombelico verso la colonna e nello stesso momento contraggo il perineo e poi rilasso. Inspiro, gonfio, espiro, risucchio l'ombelico e contraggo il perineo. E rilasso. Ripeto da 5 a 10 volte. Eseguiamo un crunch normale con la schiena ben appoggiata, le gambe in appoggio sopra uno sgabello, una sedia, le mani incrociate dietro la nuca, la testa è rilassata e appoggiata bene sulle braccia. Sollevo le spalle, salgo, contraggo l'addome dentro l'ombelico e fuori l'aria. E ritorno, inspiro, i gomiti rimangono leggermente aperti, la testa è rilassata sulle braccia, lo sforzo avviene attraverso gli addominali. Eseguire da un minimo di una serie da 10 ripetizioni fino a un massimo di 3 serie per 10 ripetizioni. In tutti gli esercizi in decubito supino possiamo utilizzare, nel caso di tensioni al collo o alle spalle, un piccolo cuscino non troppo alto da posizionare dietro l'occipite in questo modo. Il collo rimane libero e le spalle rilassate. Eseguiamo un reverse crunch, avviciniamo le scapole, spalle aperte, palmo appoggiato, porto le gambe in alto, spingo contraendo l'addome, ritorno nella posizione delle gambe a 90 gradi, non oltre. Sento bene la schiena appoggiata, espiro, contraggo l'addome, sollevo, ritorno, inspiro. Mi fermo con le gambe a 90 gradi rispetto al busto. Eseguire da un minimo di una serie da 10 ripetizioni fino a un massimo di 3 serie per 10 ripetizioni. Questo esercizio serve per il rinforzo addominale ed è più semplice rispetto ad altri, può essere eseguito in sicurezza, appoggiando bene la schiena, il palmo delle mani appoggiato al pavimento, le braccia leggermente divaricate, raccolgo le gambe al petto, tengo unite le ginocchia, attivo i muscoli addominali, respirando lascio dondolare le gambe da una parte e dall'altra, inspirando ed espirando. Le ginocchia rimangono unite, la muscolatura addominale attiva.
Il bacino ruota e si solleva da una parte e dall'altra. È importante mantenere le spalle e il collo rilassati. Questo esercizio, utile al rinforzo addominale, è consigliabile svolgerlo in una fase avanzata dell'allenamento. Ci si posiziona con i gomiti perpendicolari sotto le spalle, l'avambraccio appoggiato, l'avampiede in appoggio, sollevo il bacino, contraggo l'addome e porto in linea la testa, le spalle, il bacino e le ginocchia. Mantengo la posizione e respiro. Avviene una contrazione isometrica dei muscoli addominali. Posso contrarre anche i glutei. La posizione può essere mantenuta da un minimo di 20 secondi fino a 2 o anche 3 minuti.